Oggi in questo video molto veloce voglio consigliarti le cuffie da comprare con il Black Friday se fai podcast, video podcast, insomma se hai bisogno di un paio di cuffie utili per monitorare, quindi per avere un riscontro quanto più veritiero possibile di quello che stai registrando. Ok? Ecco di seguito i miei consigli. Le prime cuffie che ti consiglio ovviamente sono quelle che conosco bene perché posseggo. In primis ci sono le Sony MDR 7506. Queste qui sono delle cuffie abbastanza standard, come le prime 3-4 che ti farò vedere. Sono cuffie che tantissime persone amano, tante persone odiano, come sempre accade. Allora ti dico la verità, sono cuffie che suonano molto molto bene, sono cuffie un po' chiare, questo è l'unico svantaggio, ma nel momento in cui ti abitui a qualsiasi paio di cuffie non c'è nessun problema. Sono cuffie dalla costruzione molto leggera, quindi io mi ricordo sempre quando sono arrivate la prima volta in questa scatola trasparente, di plastica trasparente, mi hanno dato l'idea di essere molto economiche in realtà, nonostante io le abbia pagate comunque intorno ai 100 euro. Poi indossandole, utilizzandole soprattutto, mi sono reso conto perché vengono utilizzate da così tanti professionisti in giro per il mondo. Allora, sono quindi la loro debolezza è la costruzione che non è proprio il massimo, non sono le cuffie più comode del mondo, ma si sentono molto molto bene. Come vedi qui il prezzo adesso è 106,70 e magari col Black Friday scenderanno. Queste cuffie, siccome hanno un'impedenza di, come leggiamo, 63 ohm, sono cuffie che puoi pilotare con qualsiasi tipo di dispositivo. Ogni scheda audio che ho avuto, anche le più economiche come le Behringer o le M Audio, hanno sempre pilotato queste cuffie, quindi non farti nessun tipo di problema. Le seconde cuffie che voglio farti vedere sono le Audio-Technica M50X. Sono le ultime cuffie che ho comprato, sono delle cuffie veramente belle. Al contrario delle Sony, sono cuffie un po' più scure. Ok? Sono cuffie un po' più scure, il vantaggio è che hanno una costruzione infinitamente migliore rispetto alle Sony, sono molto più, i cuscinetti sono molto più doppi, molto più spessi, molto più morbidi, anche l'archetto che va sulla testa è un po' più imbottito, quindi se sai già che utilizzerai queste cuffie per diverse ore, parliamo di molte ore al giorno, probabilmente queste qui, le Audio-Technica, sono migliori delle Sony, fermo restando che hanno due suoni abbastanza diversi, ma come ti dicevo prima, nel momento in cui utilizzi un paio di cuffie e impari come suonano queste cuffie, dopo non hai nessun tipo di problema. Anche queste costano un po' di più rispetto alle Sony, perché le Sony costano 106, queste 149, quindi valuta tu se vale la spesa o meno. Anche in questo caso sono cuffie che possono essere pilotate da qualsiasi tipo di scheda audio, quindi nessun tipo di problema. Poi andiamo su un classico, le Beyerdynamic DT770 Pro. Allora, come puoi vedere qui ci sono diverse tipologie di cuffia perché hanno diverse impedenze, quindi gli ohm sono diversi, si passa dagli 80 ai 250, ai 32 e gli 80. Allora io ti consiglio questa qui di 80, che sicuramente ha bisogno di un po' di spinta in più, però è quella che dal mio punto di vista suona meglio. Ok, sono delle cuffie che sono uno standard, anche queste 139 euro, quindi 10 euro in meno rispetto alle Audio-Technica. Ti dico la verità, queste qui io non le ho mai provate di persona, se non indossate al volo in un negozio, provate così al volo, ma non le ho testate, ok, questo volevo dirti. E sono molto comode anche queste, hanno i cuscinetti molto, molto morbidi, sono abbastanza spessi, anche l'archetto sopra è molto, molto imbottito, quindi non credo tu avrai problemi in un lungo utilizzo, quindi non farti assolutamente problemi, e sono anche questo uno standard, quindi diciamo queste tre cuffie che ti ho fatto vedere finora forse sono le tre più utilizzate. La quarta cuffia che voglio farti vedere è una Sennheiser HD 280 Pro, costa 99 euro, quindi forse la più economica di quelle che ti ho fatto vedere finora, ed è una cuffia, questa qui non l'ho mai provata, quindi tu dici Ale, ma come fai a consigliarmi una cuffia che non hai mai provato? Perché ne ho sentito parlare molto bene, ok? Io non posso provare tutte le cuffie del mondo perché non ho la possibilità ovviamente, né ho un negozio di cuffie, però ne ho sentito parlare veramente molto bene e sono sicuro che possono essere un'alternativa un po' più economica rispetto a quelle che ti ho detto prima. Forse sono un po' meno utilizzate rispetto alle tre precedenti, questo sicuramente, però magari se non hai troppe pretese, se tutto sommato registri nella tua stanzetta, un ambiente non acusticamente trattato, non hai troppo budget da investire, magari queste possono scendere un po' di più col Black Friday e puoi comunque fare un ottimo affare perché suonano bene. Ancora,
Queste cuffie sono molto economiche, 37,99 €, sono state le mie seconde cuffie, o meglio, le prime da quando ho iniziato a fare podcast. Sono cuffie della Superlux, sono super economiche, ce l'ho ancora lì sulla scrivania, anche se a seguito di infinite cadute purtroppo si sente soltanto da un lato, ma penso di aprirla e di saldare, probabilmente si è dissaldato un cavetto, tutto qua. Sono cuffie che ho come puoi vedere, sono state comprate nel 2017 e se non fossero cadute infinite volte avrebbero suonato benissimo lo stesso. Sono cuffie scomode, ti dico la verità, guarda la parte dell'archetto lì, non è imbottita. I padiglioni hanno delle spugne che non sono morbidissime, ovviamente stai pagando 37,99 €. Sono cuffie scure anche queste, però se stai cercando un paio di cuffie super economiche, decenti, perché comunque vuoi monitorare quello che stai registrando o in fase di editing eccetera eccetera, sicuramente possono essere una buona scelta, super economiche, però suonicchiano. Invece l'ultimo paio di cuffie che voglio farti vedere sono queste. Queste cuffie le ho avute, sono stato il mio primo paio di cuffie quando facevo musica. Queste sono le KG240S, la versione studio. Costano 74,90 €, quindi meno rispetto a quelle che ti ho fatto vedere finora, tranne le Superlux, che sono quelle meno professionali tra queste. Anche queste possono essere un'ottima scelta se vuoi iniziare. Queste qui sono semiaperte, non sono chiuse come quelle che ti ho fatto vedere finora. Suonano bene, non bene come le altre, ma costano anche meno rispetto alle altre. Possono essere comunque un buon paio di cuffie, perché una cosa che ho riscontrato spesso è che la cuffia, perciò ho fatto questo video specifico sulle cuffie, perché ho notato che spesso si tende a magari comprare la scheda audio, il microfono, ma sulle cuffie si tende a fare parecchia economia. Se tu hai un buon microfono, una buona scheda audio e non riesci a monitorarti bene, come fai a fare editing, come fai a capire i volumi, come fai a sentire come suona poi? Ok, quindi le cuffie sono fondamentali, però spesso si tende a fare troppa economia oppure si usano le prime che si hanno a disposizione. Non lo so, io non lo farei. Come ti ho detto, ho sempre usato cuffie decenti, tranne le Superlux, che erano, voglio dire, ho iniziato con quelle, avevo poco budget, ho iniziato con quelle, però adesso sia le Sony che le Audio-Technica e sono cuffie veramente serie. Ok, basta, non voglio dilungarmi oltre, spero che questo video sia stato interessante. Se hai qualsiasi tipo di dubbio, domanda, curiosità, commenta questo video e io ti rispondo più brevemente possibile. Grazie, a presto, ciao!